Aspetta un attimo prima di dire che la Dacia Duster è semplicemente un SUV economico, perché questa Duster 2026 Eco G120 Journey potrebbe essere una delle configurazioni più intelligenti della gamma. Ma c'è una domanda che dobbiamo farci. 120 cavalli e GPL sono davvero sufficienti per muovere un SUV di queste dimensioni senza trasformare ogni sorpasso in una lotta? Oggi la porto su strada, la guardiamo dentro e soprattutto scopriamo come si comporta davvero al volante. Benvenuti sul canale. Oggi siamo al volante della Dacia Duster 2026 Eco G120 Journey. Una configurazione che punta tutto su una parola: convenienza. Ma attenzione, perché conveniente non significa necessariamente economica da guidare. E tra pochi minuti capiremo se questa Duster riesce davvero a offrire il giusto equilibrio tra prezzo, consumi, comfort e prestazioni. Partiamo dalla posizione di guida. Appena entro nell'abitacolo, la sensazione è molto diversa da quella delle vecchie Duster. La plancia è più moderna, ordinata e soprattutto più tecnologica. Al centro troviamo il display touchscreen da 10 pollici, mentre sulla Journey il sistema Media Nav Live aggiunge navigazione connessa e informazioni sul traffico in tempo reale. È una soluzione semplice, intuitiva e soprattutto non ti costringe a imparare un sistema complicato ogni volta che sali a bordo. I materiali, però, non cercano di fingere di essere premium. E secondo me è proprio questo il punto. Dacia non sta cercando di venderti un lusso artificiale. Le superfici sono abbastanza semplici, ma l'insieme è funzionale, robusto e piacevole. I sedili della Journey hanno una caratterizzazione più elegante e, per il Model Year 2026, è stata aggiunta anche la regolazione lombare per il conducente. E adesso usciamo. Perché la Duster, vista dal vivo, comunica molto più carattere di quanto suggerisca il suo prezzo. Il frontale è verticale e deciso, i passaruota sono pronunciati e le linee tese fanno sembrare l'SUV più largo e aggressivo. La firma luminosa a forma di Y è diventata ormai uno degli elementi distintivi di Dacia. Di profilo, poi la Duster mantiene quella filosofia da SUV vero. Altezza da terra, protezioni della carrozzeria e proporzioni robuste. E c'è un dettaglio importante. La lunghezza rimane di circa 434 metri, ma la piattaforma CMFB ha permesso di migliorare abitabilità e dinamica di guida rispetto alla generazione precedente, ma basta guardarla. Ora mettiamo in moto. Il protagonista è il nuovo Eco G120, un 3 cilindri turbo da 1,2 litri alimentato a benzina e capace di 120 cavalli. Rispetto al precedente Eco G100, sono 20 cavalli in più, e questa differenza si percepisce soprattutto quando chiediamo al motore una risposta più decisa: parto piano. In città la Duster è sorprendentemente facile da gestire. La posizione di guida rialzata aiuta. La visibilità è buona e il motore non dà l'impressione di essere continuamente sotto sforzo. Ma attenzione, questa non è una Duster sportiva. Se affondi l'acceleratore, capisci subito che i 120 cavalli devono lavorare. Ed è proprio qui che arriva il primo punto interessante. In accelerazione normale il motore è adeguato, ma quando affrontiamo una salita oppure chiediamo una ripresa rapida per un sorpasso, bisogna usare il cambio manuale con intelligenza. Non è un difetto grave, ma è qualcosa che devi sapere prima di comprarla. Questa Duster non vuole correre. Vuole accompagnarti lontano spendendo il meno possibile. E il GPL è il vero protagonista. Secondo Dacia, l'Eco G120 può raggiungere un consumo combinato di 7,5 litri ogni 100 km in modalità GPL, con emissioni da 121 grammi di CO2 per chilometro. Il vantaggio è soprattutto economico. Puoi sfruttare il GPL nella guida quotidiana e mantenere la benzina come riserva. I due serbatoi permettono un'autonomia complessiva dichiarata fino a 1380 km. E qui la Duster diventa davvero interessante per chi percorre molti chilometri. In autostrada, invece, il carattere cambia. A velocità costante e tranquilla, ma quando devi accelerare rapidamente non aspettarti la spinta di un motore più potente. Il rumore del 3 cilindri può diventare più evidente quando saliamo di giri, soprattutto sotto forte accelerazione. La parte positiva è che la Duster non sembra fragile. Lo sterzo è abbastanza preciso. L'assetto privilegia il comfort e sulle strade, rovinate la capacità di assorbimento rimane uno dei suoi punti forti. E poi c'è lo spazio, davanti si sta bene. Dietro l'abitabilità è convincente per un SUV di queste dimensioni, e l'intero abitacolo è progettato più per la praticità che per impressionare con effetti speciali.
È il classico ambiente dove capisci rapidamente dove mettere le cose e come utilizzare l'auto ogni giorno. La Journey aggiunge inoltre elementi orientati al comfort e alla tecnologia, compreso il Media Nav Live e il freno di stazionamento elettrico. Ora parliamo della parte che probabilmente interessa più di tutte, il prezzo nel listino italiano MY26. La Dacia Duster Journey Eco G120 con cambio manuale è indicata a €23,400 IVA inclusa, mentre la versione Eco G120 automatica arriva a €25,000. La versione Essential Eco G120 parte invece da €19,900. Quindi vale davvero quei soldi? Secondo me sì, ma con una condizione. Devi sapere esattamente cosa stai comprando. Se vuoi prestazioni sportive, silenziosità assoluta e materiali premium, questa non è la Duster giusta. Ma se vuoi un SUV moderno, spazioso, robusto, con tecnologia sufficiente, un motore GPL più potente del passato e costi di utilizzo potenzialmente molto interessanti, allora la situazione cambia completamente. La mia conclusione è semplice. La Dacia Duster 2026 Eco G120 Journey non cerca di essere la più veloce, la più lussuosa o la più tecnologica. Cerca di essere quella che ti fa spendere bene i tuoi soldi. E dopo questa prova, è proprio questo il suo punto di forza. 120 cavalli non fanno miracoli, ma per l'uso quotidiano sono sufficienti. Il GPL è il vero asso nella manica. Gli interni sono pratici e finalmente abbastanza moderni. L'esterno ha una presenza molto più forte rispetto al prezzo. E la Journey porta il livello di comfort a un punto decisamente interessante. Ma se dovessi scegliere personalmente, valuterei attentamente anche la versione automatica. Costa di più, ma per chi guida molto in città potrebbe rendere questa Duster ancora più rilassante. Alla fine la domanda non è la Duster più potente? No, la domanda giusta è una delle Duster più intelligenti da comprare? E per molti automobilisti, la risposta potrebbe essere sorprendentemente vicina a un sì.